Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Prima di tutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questo anello. Apre le porte della settimana, quindi vuol dire che si può affacciare una proposta, un'intesa, un accordo o anche a volte pacificazione, quindi quando soprattutto in alcune relazioni o con una persona nello specifico siamo predisposti al confronto e quindi anche unire le nostre forze. Quindi dipende dalle varie circostanze, comunque è un buon inizio che porta anche noi a rispettare i nostri impegni e ottenere ovviamente dei risultati. Infatti ci fa capire che per quanto possa essere impegnativa e sostenuta come settimana, se noi procediamo come abbiamo pianificato, allora riusciremo a fare qualsiasi cosa. Anche per metterci nelle condizioni di gestire al meglio le proprie faccende, se volete iniziare anche dei nuovi propositi, cogliere delle occasioni interessanti di gioia, di divertimento, di spensieratezza, possono arrivare delle notizie e delle informazioni ovviamente da valutare. Che ci sia il fanciullo, sì, è vero, si può avere a che fare con delle nuove situazioni da osservare, da verificare, ma se volete voi mettere più entusiasmo, più energia e quindi favorire il movimento di alcune circostanze, questo è il momento giusto per farlo. Io direi soprattutto per portare stabilità, ordine in noi stessi e anche nelle cose più care, più strette, di famiglia, di casa, di persone, insomma, proprio che gravitano intorno a noi. E la casa non solo ha a che fare con la serenità, la tranquillità e la stabilità che si ottiene, quindi risultati positivi, però abbiamo visto che è tutto in fase di evoluzione e di costruzione e di nuova energia che entra nella vostra vita. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci, e poi anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente coppia single, però per chi non dovesse essere interessato magari può ascoltare lo stesso perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie o alla famiglia. Quindi qui troviamo l'aquileggia, molto positiva, ci sta proprio perfettamente sotto la carta dell'anello e che in qualche modo va a intensificarlo nel suo significato, perché parla di benessere, parla di amore che viene appagato per vari aspetti. Può portare anche un qualcosa di diverso dal solito, quindi un forte coinvolgimento verso un'idea, una proposta, magari un qualcosa che condividete, diciamo, insieme e che quindi può iniziare a svilupparsi, magari anche a concretizzarsi proprio nel corso della settimana. Ovviamente io lo dico in senso generico perché ognuno di noi ha la propria vita, le proprie idee, i propri propositi. Per alcuni potrebbe essere il desiderio di cambiare casa, per altri di fare un viaggetto o di dedicarsi qualche momento per se stessi, per coccole, eccetera. Quindi che sia
un grande progetto o qualcosa di più semplice, qui comunque si parla di che si può realizzare. Ovviamente di cogliere immediatamente alcune cose appena saltano fuori, perché poi potrebbe esserci qualche difficoltà nella gestione, oppure delle cose prioritarie che richiedono la vostra attenzione. Quindi magari o subito di programmare, di fare qualcosa appena salta fuori, oppure di pianificare attentamente, perché queste comunque possono portare purtroppo o un imprevisto o un qualcosa che può bloccare al momento alcuni propositi. Magari forse dei fraintendimenti? Forse è proprio per questo che salta fuori l'anello, dove si deve trovare armonia e comunione in alcune cose. Per i single cosa vogliono dire? Che, magari se state conoscendo, frequentando qualcuno, ci sono alti e bassi o ci sono situazioni che possono essere da un lato abbastanza, positive, però al momento può essere un coinvolgimento molto, molto forte, molto intenso, che vi lascia un po' perplessi e quindi non sapete come procedere, perché magari per altri aspetti ci possono essere dei blocchi, degli impedimenti e dei conflitti. Magari qui, sapete cosa vogliono dirvi. Conflitti, diciamo, tra di voi, divergenze di idee, di vedute, oppure tanti troppi impegni che possono, impedire la frequentazione, oppure la distanza o qualcuno è impegnato, insomma quindi varie cose, e quindi bloccare al momento, e poi capire come andare avanti. Se non c'è nessun coinvolgimento, nessun interesse, vedono una settimana dove, è maggiormente favorito un qualcosa a livello strettamente personale, di benessere nei vostri confronti, e magari il fatto di uscire un po' dalla zona di comfort o fare qualcosa di diverso dal solito vi può portare nuove situazioni. Per quanto riguarda le cose più pratiche, lavoro e finanze, si vedono delle cose che devono essere gestite, o una persona o più persone conflittuali, difficili, sappiamo benissimo che magari nel proprio ambiente ci può essere una critica, ci può essere un blocco, ci può essere, qualcosa che non procede per il verso giusto, magari anche una situazione esterna, quindi un qualcosa che non dipende da voi, e allora c'è da fronteggiare, chiamiamola questa nemica in senso lato, quindi che sia una persona o che siano altri tipi, di problemi, in realtà qui, parlano di un qualcosa che, può essere subito preso sotto controllo o anche proprio sistemato e superato, totalmente, perché il denaro, la carta, effettivamente parla di, un aiuto inatteso, oppure di rinnovamento positivo o consigli, aiuti pratici che vi possono aiutare. Magari anche la propria stessa esperienza può essere utilissima, la propria saggezza, la propria esperienza, una persona, perché qui abbiamo la figura del sacerdote, che è una persona di tutto rispetto a una persona di fiducia che può aiutarvi con la sua saggezza. Possono arrivare anche delle notizie, delle informazioni che vi aiutano a migliorare alcuni aspetti di voi, delle cose più pratiche, anche a livello di salute, a livello psicofisico, sì, dipende in che situazione vi trovate, e io direi anche chi è alla ricerca di lavoro. Nuove informazioni, nuovi sviluppi assolutamente sì, che provengono finalmente dall'esterno o anche da una persona che già conoscete o potrebbe essere totalmente nuova. Ricordiamoci che ci sono energie di nuovo inizio, di nuovi sviluppi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!